Scaldatevi. Hola, todo bien? Video è incredibile. Niente, vi faccio solo ascoltare. Passo un attimo alla schermata del Logic e poi ci vediamo dopo. Ascoltate cosa vi ho preparato. Avete capito qual è? E vai! Mission Impossible! Che groove che vi ho fatto, ragazzi! Vi ho preparato sto beat. Adesso lo andiamo ad analizzare, vediamo come è stato fatto. Perché mi è venuto in mente? Mi è venuto prima, guarda, la prima cosa che mi è venuta è stato sto giro di basso. Ton, 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 ton. Bellissimo, mitico. Ebbene, quello che vi ho preparato è il beat, il riarrangiamento in chiave hip hop di Mission Impossible di Lalo Schifrin, grande compositore argentino-americano. È quello che ha fatto poi la colonna sonora di tanti altri film, Ispettore Callaghan con Clint Eastwood, eccetera. Ma comunque, noi parliamo di Mission Impossible e andiamo ad analizzare questo colpo di testa che ho fatto. Vediamo se vi piace. Allora, intanto partiamo da una cosa che quante volte vi ho detto: ogni arrangiamento deve essere caratterizzato da un suono, un suonino, c'è qualcosa che lo caratterizza. Qui mi sono divertito a disegnare un suono, se si può dire sound design è una parola grossa e anche abbastanza abusata di questi tempi, ma io ho fatto questo suono che altri non è questo suono qua, che poi va a mettersi insieme a, e quindi è proprio la nota iniziale questa, ovviamente portata un po' più lunga così, senza eco, senza effetti, trasformato, fatto un bounce velocissimo, Logic lo chiama bouncing track, quindi riportato in audio New Wave, al quale ho applicato un effetto reverse, come si può notare da qui. Ma non contento dell'effetto reverse, mi serviva anche, infatti se vado a spegnere questa roba qua che chiamano autofilter, voi sentirete, quindi manca quella tremolo che otteniamo con un LFO, Low Frequency Oscillator, il famoso oscillatore che non si sente ma di cui si avvertono gli effetti. Un LFO quindi a cui ho dato una velocità di 32esimi, altrimenti diventa anche molto più povero, no? Diventerebbe così.
niente, sedicesimi sarebbe così, e quindi insomma 32esimi è quella che mi è piaciuta di più. Avete notato che c'è anche una bella mashuppata con... Intanto il tempo richiama proprio alla mente Africa dei Toto, perché è proprio pa 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 pa, ok? E quindi ho voluto richiamare anche la famosa marimba tiki tiki tiki, che poi non è questo il disegno, ma comunque il suono che ho preso da un XS24 Africa Kalimba, ai suoni word, i suoni che sbadigliano, suoni word. E sul groove, sul loop proprio stile Africa, I bless the rain down in Africa. Io ho benedetto le piogge laggiù in Africa, cantavano i bravissimi Toto. E quindi niente, su questo gruvetto di Africa, con la marimba di Africa, eccolo là che ti entra sto gran bassone che ho preso da Alchemy questa volta, e ho un po' truccato, è un deep pluck bass, va bene? Un po' truccatino sugli attacchi, sui sustain, ma fondamentalmente questo è il... Va bene, suona così. Tonalità sol minore, adesso andiamo a vedere anche le armonie, gli accordi che ci sono, i voicing, come cacchio li vogliamo chiamare. Andiamo avanti. Ma che vanno aperti entrambi, perché il trucchetto che gli abbiamo fatto è questo qui, di fare la stessa traccia messa a sinistra e a destra e trattata in maniera diversa per dare questa apertura, anche perché ci sono i flam, patum, trum, trum. Ok, magari questo è un po' più vediamo. No, è giusto. Ok, che insieme al tutto suonano così. Molto tribali, molto. Tribal. Va bene. Quindi sol minore, armonie. Andiamo ad analizzare le armonie. Poi dopo... no. Armonie subito, arrivo alle armonie, solo questa cosa qua, i violini tipici di Mission Impossible trattati con l'automazione qui, vedete? E quindi va buona, ecco, bella sta roba, anche perché sentiamola in solo, entrano pian pianino, vi allargo, vi faccio vedere l'automazione com'è. Questo pizzicare, andare via, questa toccare e fuggire, toccata e fuga. Va bene, via l'automazione da qui. Che altro dirvi debbo? Dirvi? Niente, il suono del solismo è fatto da, che è un Alchemy. Oggi mi sono innamorato di Alchemy, e questo suono qui, però con l'attacco bello ritardato. E nella seconda parte, cioè qui,
abbiamo un omnisphere, un omnisphere con suono proprio di Moog, de Moog. È un synth mono. Euphoria Anthem Lead, è l'inno dell'euforia, che mi fa sta roba qua col portamento, col pitch, molto simile ai suoni del film, ma layerato con molto evocativo. Due mondi, due ere che si incontrano, la classica è questa con eco, suono stretto, cupo, molto flicorniano. Va bene? Quindi un contrasto, un agrodolce che va a allietare l'orecchia. Poi, qui che cosa troviamo? Questo va a disegnare, a ricalcare le armonie, diciamo le alterazioni delle armonie. Adesso ne parliamo. E poi qui abbiamo un electric piano, un Fender, no, questo è ancora un Omnisphere, pardon, che fa? Ah sì, un effetto acustico, ritmico, una roba così. Mentre qui abbiamo uno stage piano. Allora, tutto si gioca su queste armonie. Andiamo a guardarle e a capirle. Intanto siamo in Sol minore. Quindi se attiviamo forse è meglio. Quindi primo è un secondo rivolto di Sol minore, questo qua, e cioè Re, Sol, Si bemolle, arpeggiato, quindi arpeggiato discendente. Dopodiché va, ancora non ho trattato le alterazioni, ma nel prossimo video sulla beat teoria musicale lo farò, quindi mi porto in anticipo e mi servirà sicuramente per avere lo spunto poi per fare questo nuovo video. Questi ve li dico subito, sono degli accordi di Sol minore, poi mettiamoci di qua Sol minore, quindi vedete, cominciamo a capire questi meccanismi. Questo è il quinto grado di Sol minore, se lo suono qui è una quinta diminuita, oppure questa è la quarta, se la suono qui, una quarta aumentata, ma preferisco appunto quinto diminuito, quarto, ma non quel quarto del maggiore che suona così. Abituiamoci alla musicalità degli accordi. Allora, l'accordo di quarta, l'accordo maggiore quarta è questo, e ci ricorda le conclusioni bacchiane, no? Tipo, oppure che ne so, Earth, Wind and Fire. Va bene, quindi abbiamo un accordo di quarta minore che è così. Guardate i puntini qui, quindi Sol, Do, Re. L'accordo invece di quarta maggiore è questo qua. Vabbè, quindi allora quinta diminuita, quarta con il Do, conclusione. Adesso cos'è? E cos'è? Se fosse maggiore sarebbe un Sol major 7, ma poiché è minore è un Sol minore major 7, un Sol minore maggiore settima. Poi abbiamo un Sol minore settima, poi abbiamo un Sol minore sesta, perché questo scende qua, poi abbiamo quindi come se toccassimo un Sol minore quinta più. Ok? Rifacciamo.
Sol minore, Sol minore quinta diminuita, Sol minore quarta, adesso Sol minore settima più, Sol minore settima, Sol minore sesta, Sol minore quinta più, ma di passaggio, Poi vabbè, l'originale si sposta in Do e poi continua con... Ma io quella parte non l'ho messa proprio perché, trattandosi di hip-hopizzare un pezzo, non è che metti tutto, metti la roba più appariscente e dai carattere. Va bene? Questo penso che sia tutto. Dopodiché ho già abbozzato una prima fase di mixing, come avete potuto notare, e anche un pochino di mastering, nel senso che ci ho messo un multipressor come al solito. Poi quelli vanno sempre allora multipressor, comunque stare attenti e tenere a bada le basse, un po' di là, alla fine arriviamo ad avere un mix spaziato, aperto, dove trovano la giusta collocazione alle varie frequenze. Però a me quello che interessa, come sempre, è spingervi alla creatività, all'arrangiamento, a prendere un brano noto, famoso, una hit, e a ripensarla in un certo modo. Questo fa cambiare tanti equilibri. L'abbiamo visto anche nel video dell'anno che verrà, dove vi ho fatto vedere che la metrica, la suddivisione metrica del cantato, con quel tipo di tempo, di portamento, di groove, andava a spostarsi. Quindi prendere un brano famoso, prendere Yesterday, cantarlo nella maniera classica dei Beatles, ha una suddivisione metrica. Lo possiamo portare anche in tre quarti, in valzer, in bossa, in reggae. Ci sono tanti generi. Allora uno, a seconda di come gli viene il genere, poi deve spostare anche la suddivisione metrica del cantato, quindi della melodia principale. Insomma, questa ed altre chicche è quello che mi interessa che vi entri se riesco a farvi entrare nella capoccia. Cioè, torno a dire, chiudere gli occhi e immaginare. È tutto nella vostra testa, c'è già. Andate a pescarlo, magari facendovi un giro in macchina, allontanandovi dallo studio, dalla tastiera. Non servono. Serve solo l'immaginazione. Poi dopo prendi il telefonino, prendi lo smartphone, registri, torni in studio. Quanti ne ho fatti di video e continuerò a farli. Ripeto, qui mi è venuto in mente mentre guidavo, pensando a tum 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 tum, fatto dal basso e non dai violini come fatto nella versione originale. Va bene? Vi lascio con Mission Impossible. Bye bye! Mua!